Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche generali per la prima parte del 2023. Abbiamo la carta dell'appeso, amici del Toro. Qui si tratta di un periodo dove avrete modo di riflettere, avrete modo di, diciamo, tirare le somme, di fare le valutazioni del caso e di vedere anche il retro della medaglia, perché quando c'è l'appeso si parla sempre di vedere le cose da una prospettiva diversa, da un punto di vista differente, appunto. E poi qui abbiamo la carta numero 7, al mare. Io questa carta la sento come se andasse molto in profondità, se parlasse di interiorità, diciamo così, e parla anche di tutto quello che è nascosto sotto. Ehm, diciamo che nelle profondità ci sono tante correnti che magari a galla non si vedono, a galla sembra tutto tranquillo, ecco. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, sono di carattere generale, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nel caso vogliate contattarmi, trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Per quello che riguarda la lettura, l'ho ampliata rispetto a quella dell'anno scorso e andremo a vedere in generale diversi campi della vostra vita, quindi andremo a vedere la crescita spirituale del 2023, come saranno i rapporti nelle relazioni, andremo a vedere anche qualche cosa per quello che riguarda il lavoro e l'economia e qualche consiglio finale. Allora, partiamo con un 5 di, scusate, un 8 di coppe al contrario, un 2 di coppe, la sacerdotessa al contrario, un 7 di spade e la regina di coppe al contrario. Allora, io qui sento che la situazione riguarda principalmente, per quello che riguarda diciamo, il settore spirituale, la prima linea riguarda la crescita spirituale o comunque gli avanzamenti che farete a livello interno in questi 6 mesi del 2023, ok? Ehm, Qui la carta dell'appeso vi dà la possibilità di andare dentro. Qui avete la sacerdotessa che è girata al contrario in realtà. La sacerdotessa è sempre una carta che parla di intuito. Qui c'è la necessità probabilmente di riconnettersi con il proprio intuito, con la propria verità, con se stessi e togliersi determinate maschere, ok? Qui abbiamo il 7 di spade, c'è qualcuno che probabilmente ha delle proiezioni nei confronti o di se stesso, se stessa o di qualcun altro della vita, ok? Ci sono, le proiezioni possono anche semplicemente essere delle rigidità mentali che vi portano a pensare che anche gli altri la pensino come voi, visto che in un commento c'era anche scritto ehm, avete due carte di forte femminilità che sono appunto girate al contrario, quindi io sento che c'è bisogno di riconnettere un po', riconnettervi, diciamo, con la vostra parte emotiva, riconnettervi con le vostre emozioni. Qui abbiamo un 8 di coppa al contrario e la carta dell'eremita, però c'è bisogno di andare a fondo, di andare nelle profondità e capire quali siano le correnti, ok, che vi muovono in questo momento, perché è come se ci fosse la tendenza qui a fare o dire cose che magari non rispecchiano il vostro vero sé per una questione di compromessi, per una questione di accordi. C'è un 2 di coppe. Andiamo avanti. Vediamo da un... No, sono troppe. Una per volta. Da un punto di vista relazionale. E qui intendo le relazioni familiari, le relazioni di amicizia, quelle con i figli, quelle con i collaboratori, tutte, ok? Quelle d'amore. Allora, partiamo con un
fante di coppe al contrario, abbiamo la carta della morte al contrario, l'eremita, l'imperatrice al contrario e gli amanti al contrario. Ragazzi, quanti arcani maggiori! In questa linea 4 su 5 devo dire. Allora, ho come l'impressione qui che ci debba essere un passaggio, una sorta di momento di accettazione, come dice l'appeso, in effetti. Qui il distacco e il lavoro sulle profondità è vostro per quello che riguarda Ehm, credo la madre, una zia perché abbiamo 3 figure femminili, al contrario ragazzi. Quindi qui, secondo me, anche partendo la linea inizia con questo fante di coppe, c'è una stata o c'è qualche sorta di immaturità o di richiesta di scuse, perché comunque il fante di coppe è qualcuno che viene a fare un'offerta, viene a portare una comunicazione, fa un'offerta di pace, diciamo così. Mm. E sento che non fa parte, magari per qualcuno sì, è il vostro partner o la vostra partner, però per molte persone fa riferimento a qualcuno, diciamo, laterale della famiglia. E sento che per molte persone potrebbe proprio essere la madre, perché comunque abbiamo anche questa imperatrice al contrario, quindi magari c'è qualche tipo di screzio, qualche tipo di che vi portate dietro da tempo e che avete bisogno di risolvere, perché comunque avete anche la carta dell'eremita, sento che, che è la stessa energia dell'otto di coppe che vedevamo lì, è come se voi riusciste a vedere la vostra evoluzione e in un certo senso voleste portarvi dietro anche i vostri genitori o questa persona, insomma, ehm, diciamo che vi ha influenzato, che vi ha, ecco, però avendo la carta dell'eremita è un viaggio, è un tipo di percorso che comunque voi dovete, dovete fare da soli, ok? Allora, se siete in coppia, vi dico, periodo di stasi, periodo di... perché queste 3 carte sono al contrario, ma ci sono, quindi rigenerazione, nuovi inizi con la carta della morte, si può trattare di qualche nuovo inizio all'interno di una relazione, nonostante non ci siano state le scuse, ok? Perché comunque abbiamo il fante di coppa al contrario, qui la comunicazione manca o è mancato qualcosa e voi vi sentite soli perché comunque l'eremita ce l'avete, nonostante siate in una coppia, magari non c'è quel dialogo profondo che voi vi aspettereste. Però ecco, abbiamo comunque anche la carta dell'imperatrice e la carta degli amanti. Qui ragazzi si fa un pochettino fatica. Sono carte che avete già nella lettura, quindi l'energia c'è, ma è come se dovessero ancora concretizzarsi come energie. Quindi si parla di espansione, si parla di rapporto equilibrato, perché comunque gli amanti al contrario di solito parlano di un disequilibrio o di qualche tipo di, io lo sento molto come un ingoiare l'amor proprio. Scrivetemi come vi risuona poi nei commenti. Diciamo che se siete single potrebbe presentarsi una persona, poi andremo man mano a vedere le tempistiche con i vari video durante l'anno. Ehm, ma in realtà, guardate, non sento che sia una persona che vi, come vi posso dire, che vi darà certe sicurezze, ecco, è più una conoscenza per che diciamo la vita vi mette davanti per darvi la possibilità di capire quanto siete cresciuti e quanto siete in contatto con voi stessi. Poi guardate, mi auguro che invece sia la persona giusta per voi, però io vi dico un po' così quello che sento vedendo le carte.
perché comunque c'è un'imperatrice al contrario, qui non si va verso un'espansione, ragazzi. Qui io credo che qualcuno abbia bisogno di fare un lavoro, prima di tutto, per quello che riguarda la propria femminilità e il modo di amare se stessi, perché comunque quando la carta degli amati al contrario parla di mancanza di amor proprio, abbiamo due carte che qui parlano normalmente di maternità e di quello che è, come vi posso dire, quell'emozione, quell'espansione del cuore che hanno le madri. Qui è tutto il rovescio, quindi qui c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di andare a fondo. Avete anche la regina di coppe è immersa nell'acqua, ok? È immersa nelle sue emozioni, tanto da non riuscire quasi a distinguerle, è l'alto e basso emotivo. Ok, andiamo a vedere da un punto di vista dell'economia. Allora, abbiamo solo al contrario un 9 di bastoni, economia e lavoro, progetti, insomma un po' tutto. Un 10 di spade al contrario, un 5 di spade al contrario e un 6 di pentacoli al contrario. Wow! Beh, l'energia generale diciamo che essendo l'appeso è un'energia un po' ferma, no? Statica. E in effetti vi devo dire che, insomma, con la carta del 9 di bastoni state cercando di difendere quello che è il vostro territorio, ok? Qui credo ragazzi, perché avete questa carta che parla di che è la morte, chiusura cicli, inizio cicli. Questa che è una carta che è l'arcano minore della morte che parla di chiusura cicli e inizio cicli. Queste due carte che parlano di espansione sono girate al contrario. Qui abbiamo due carte che parlano del lavoro solitario. Sento che è come una trasformazione, cioè il periodo dell'appeso, questo inizio del 2023 vi darà veramente la possibilità di rivedere tutte le posizioni della vostra vita, come migliorare in tutti i settori della vostra vita, ok? È una questione proprio... c'è qualche capitolo da chiudere, o sì, ma sento che più da un punto di vista emotivo che non pratico, che non materiale, ok? Guardate, se ve la devo dire tutta, non ci sono grossi ingressi in questo 2023 e vi consiglierei di difendere bene quello che già avete, sia che si tratti di lavoro, sia che si tratti di possedimenti magari o di qualche risparmio, insomma, cercate di gestirlo bene, ecco. Ehm, perché comunque avete un 6 di pentacoli al contrario, quindi voglio dire, scusate, soprattutto se siete autonomi, fate attenzione a come investite. mm. Il 10 di spade con la morte al contrario mi dà da pensare che potrebbe esserci la possibilità, o comunque state valutando anche con la carta dell'appeso, che tipo di spese, diciamo, poter tagliare, ok? Ecco, una cosa che vi posso dire, le amicizie intorno a voi non le sento poi così pulite, se ve la devo dire tutta, ok? Fate attenzione alle persone che frequentate perché qui c'è qualcuno che sta tentando un po' di condizionarvi, sta tentando di, diciamo, falsare le carte in tavola. Andiamo a vedere qualche consiglio finale, cosa vi dicono. Allora, abbiamo un 6 di spade al contrario, la regina di spade al contrario, un 4 di bastoni,
Ok, la temperanza, un 3 di spade e la carta dell'imperatore. Interessante. Ragazzi, qui sento che ci sarà veramente qualche cosa a che fare con la famiglia di origine. C'è qualche tipo di distacco di lavoro che bisogna fare con la madre, con il cordone ombelicale, che non è detto necessariamente che sia, cioè magari voi non avete neanche più vostra mamma qui, ma si tratta proprio di staccare quel tipo di pensiero, di giudizio che sentiamo nella nostra testa e che arriva da questa figura che per molti potrebbe essere femminile, per molti no, nel senso potrebbe anche essere una figura maschile che ha avuto un ruolo, diciamo, più materno nella nostra vita. Adesso lì poi ognuno lo applichi alla propria realtà, però qui c'è veramente bisogno di lasciarsi indietro qualche cosa che non è stato chiarito, ok? Qui ho veramente quattro carte che mi dicono che è due carte che indicano che bisogna lasciarsi indietro qualcosa, che bisogna ricercare. L'otto di coppe è la carta del ricercatore, si va a cercare quello che manca a livello emotivo. E qui sento che, ripeto, per molte persone fa riferimento alla madre. C'è un forte condizionamento comunque da parte della famiglia di origine, questo sì. Per quello che riguarda non vi ho detto, se per caso non aveste un lavoro, mm, ehm, guardate, in realtà il 4 di bastoni c'è, quindi e anche l'imperatore, quindi c'è la possibilità di un contratto ed essendoci anche l'imperatore è un contratto di tipo stabile. mm. Quello che però sento è che non sarà un bell'ambiente. Non lo so, avete comunque nella linea del lavoro avete comunque questo 9 di bastoni, il 10 di spade al contrario, il 5 di spade al contrario, quindi è un po' come se, diciamo, l'ambiente vi desse da pensare. È come se non arrivate a un certo punto che vi chiedete, ma io voglio veramente stare in questo genere di ambiente. Non dico che sia l'ambiente a livello magari dei colleghi, però ecco, se per esempio fosse un lavoro di tipo, non so, chimico, magari vi assumono in una fabbrica chimica, chiedervi se davvero vi va di stare a contatto con questi prodotti, insomma, ecco, un po' una cosa di questo genere qui. Per il resto, ragazzi, veramente sento che qualcuno dovrà scendere a compromessi con se stesso, con se stessa. Bisogna in qualche modo tagliare questa sorta di condizionamento di cui vi parlavo prima per trovare la propria stabilità. Vi faccio presente che ci sono imperatore e imperatrice, quindi divino maschile e divino femminile. Avete la carta della temperanza, divino maschile e divino femminile. Quindi c'è molto da riequilibrare, secondo me. Avete la carta degli amanti. Sì, per molte persone qua si tratta di un compromesso con se stessi, perché comunque abbiamo anche la carta dell'eremita, qui si tratta di cercare la vostra verità, che cosa è giusto per voi, non cosa vi è stato insegnato, cosa gli altri si aspettano da voi, ma che cosa voi sentite in linea con voi stessi. Qui c'è da accettare un certo tipo di situazione o persona così com'è, senza pretendere di cambiarla. mm? Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cos'altro posso dirvi. Ragazzi, da un punto di vista economico, sento che comunque non andrà, ripeto, malissimo. C'è da tenersi stretto quello che avete, da non fare spese azzardate, però nel senso non vedo né imprevisti né... Ecco, c'è da riprendere un po' contatto con voi stessi, ok? Ma perché avete comunque queste
3 figure femminili al contrario, quindi quello che è il mondo del subconscio, il percepire, il sentire, l'ascoltare, il captare. Ecco, infatti abbiamo anche la carta del silenzio, che è la carta della luna. E qua avevate il sole, divino maschile, divino femminile di nuovo, e la guida. Ragazzi, questa carta è un 3 di pentacoli, ok? E la guida anche interiore, secondo me, è quello che, diciamo, è il cuore, no? La bussola, quello che ci guida. Quando il cuore si apre, si espande, quando siamo in una situazione o con persone con cui stiamo bene, il cuore si espande, no? Quindi ci fa capire che di lì andiamo bene. Quando invece ci sono sensazioni di implosione, di contrazione, di eccitazione estrema, quando sapete succede qualcosa e comincia a prendervi l'ansia, ecco, quello è un segnale, diciamo così, da parte del cuore che si va in chiusura e che quindi forse in quel momento lì bisogna lasciare il posto in cui si è piuttosto che allontanarsi dalle persone che si hanno vicino. Allora, qui abbiamo coerenza e qui fa vedere una fata che si guarda allo specchio, cioè il punto è essere coerenti con se stessi, indipendentemente, come vi dicevo, dai condizionamenti esterni. Fate quello che fa star bene voi. E poi abbiamo esteriorizzazione e qui si tratta di, una volta capito qual è il compromesso che voi volete prendere con voi stessi, quello a cui siete disposti ad accettare, comunicarlo, ok? E qui in realtà parla anche di esteriorizzare l'amore, vedete che ci sono dei cuori disegnati su questa bandiera. Quello che sento io vedendo questa carta così è il provare, dimostrare o comunque dare amore indipendentemente da quello che non abbiamo ricevuto o da quello che dai problemi che si possono aver avuti in famiglia, magari, diciamo così. Nel senso che ognuno di noi dà quello che è capace a dare, quello che ha ricevuto, quello che riesce a metabolizzare a livello di vibrazioni. Quindi se un'altra persona non riesce a darci come noi diamo, cioè a un certo punto o lo accettiamo che questa persona è così e più in là non arriva, e da lì poi si decide di amare questa persona indipendentemente da quello che ci dà, perché siamo consapevoli che non ci potrà mai dare quello che noi vogliamo o non vibrerà mai come noi vibriamo. È accettazione, la carta dell'appeso è accettazione. Ok, ancora un'ultima carta da parte dei koan, che sono questi messaggi tibetani, queste frasi sulle quali riflettere. Andiamo a vedere quale vi danno. Ok. Fa che la sofferenza diventi una medicina. La carta dell'appeso è la carta della fine della sofferenza, ok? Qui è un po' come fare di necessità virtù. Cercate di prendere quello che è questo momento anche di morte, di rinascita se vogliamo, di silenzio interiore, ok? Perché comunque quando c'è la luna riaffiorano le paure, le emotività nascoste del passato, quindi qui c'è qualche tipo di proiezione qui. E quindi sfruttate il momento di sofferenza per capire dove potete guarire, dove c'è bisogno, diciamo così, di correggere il vostro modo di vedere le cose per riuscire a guarire, per riuscire ad andare al passo successivo, per riuscire anche a non ricadere più nelle stesse dinamiche comportamentali, insomma. Bene, qui è il cercare la vostra guida interiore. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Andremo poi mese per mese a vedere come si svilupperanno le cose. Spero che la lettura vi sia piaciuta. Se sì, potete mettere like, potete condividere, commentare, anzi fatemi sapere come vi risuona la lettura.
Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!